Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare una soletta rigida senza spendere troppi soldi, anzi riciclando. La soletta che andrò a realizzare è per la grandezza 3-6 mesi, però con lo stesso metodo potrete farla di qualsiasi dimensione. Per questo lavoro vado ad utilizzare un filo in cotone e un uncinetto da 2 mm. Inizio facendo un cappietto, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Ora vado ad avviare 22 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ora non entro nel primo, entro nel secondo punto e all'interno dello stesso punto vado a fare 3 maglie basse. Quindi prendo il filo, ho 2 asole, chiudo tutte e due le asole insieme. 1, se volete potete andare a segnare con un marcatore il primo punto. Quindi vado a segnare il primo punto e vado a fare altre 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi entro all'interno dello stesso punto, quindi sempre questo, 2, 3. Ora vado a proseguire lavorando nei prossimi punti 8 maglie mezze alte, quindi getto, entro nel punto che segue, qui, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme e inizio a contare 1 nel punto che segue, 2 nel successivo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora vado a fare 11 maglie alte, una in ogni punto, quindi getto, entro nel punto che segue, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2 e chiudo 2, 1 in quello successivo, 2 in quello che segue, 3 e proseguo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ora sono arrivata all'ultimo punto, anzi al primo punto della catenella, il primo punto lavorato. In questo punto vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto, quindi entro, 1, entro nello stesso punto, 2, giro un po' il lavoro, sempre nello stesso punto, questo, 3. Ora vado a proseguire lavorando in questi punti, questi più piccolini, non so se riesco a farveli vedere, se vedete ci sono dei fili, quindi non entro sempre nel primo punto, vado a entrare in quello successivo e vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto, quindi qui, 1, entro nello stesso punto, 2, di nuovo nello stesso punto, 3. Ora vado a proseguire nei prossimi punti, quindi nei prossimi fili, e vado a fare 10 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora proseguo con 8 maglie mezze alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora tolgo il marcatore e vado a concludere il giro con una maglia bassissima, quindi entro nel primo punto lavorato e faccio una maglia bassissima. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. E questo è il risultato del primo giro. Nel giro 2 inizio facendo una catenella,
entro nello stesso punto, quindi sempre nel primo punto, e vado a fare 3 aumenti di maglie mezze alte. Significa che nei prossimi 3 punti vado a fare 2 maglie mezze alte in ogni punto, quindi dovrò avere in totale 6 maglie mezze alte. Ve lo faccio vedere: getto, entro sempre nel primo punto e faccio una maglia mezza alta, getto, entro ancora nel primo punto e faccio una maglia mezza alta. Questo è il primo aumento. Poi nel secondo punto 2 maglie mezze alte, quindi 1, entro nello stesso punto, 2, e ora nel terzo punto 1, entro nello stesso punto, 2. Mi sono dimenticata di andare a segnare il primo punto, basterà contare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è il primo punto lavorato. Ora vado a proseguire con 18 maglie alte lavorate una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ora vado a proseguire con 6 aumenti di maglie alte, significa che nei prossimi 6 punti vado a fare 2 maglie alte in ogni punto, quindi dovrò andare a realizzare 12 maglie alte. Vediamolo insieme. Getto, entro nel punto che segue, faccio la prima maglia alta. Getto, entro nello stesso punto, nel punto lavorato, nell'ultimo punto lavorato, e faccio una maglia alta. Questo è il primo aumento. Nel secondo punto 2 maglie alte. 1, entro nello stesso punto, 2, nel terzo punto 2 maglie lavorate. 1, entro nello stesso punto, 2, nel quarto punto 2 maglie alte lavorate. 1, entro nello stesso punto, 2, nel quinto punto 2 maglie alte lavorate, 1, entro nello stesso punto, 2, nel sesto punto 2 maglie alte lavorate, 1, entro nello stesso punto, 2. Ora proseguo con 19 maglie alte, una in ogni punto, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ora troverete una maglia che dovete andare a saltare perché è la maglia bassissima e non posso lavorarla, quindi vado qui dove ho messo il marcatore e faccio una maglia bassissima. E questo è il secondo giro. Ok, facciamo il giro 3, quindi inizio facendo una catenella, vado a entrare nello stesso punto e devo andare a fare per i prossimi 6 punti 6 aumenti di maglie alte, quindi un aumento in ogni punto per i prossimi 6 punti, in totale 12 maglie alte, ve lo faccio vedere, lo facciamo insieme, quindi getto, entro nel primo punto e faccio una maglia alta. Segno l'inizio del giro, se non volete sbagliare segnate sempre l'inizio del giro, entro nello stesso punto, quindi sempre qui, e faccio un'altra maglia alta. Questo è il primo aumento, ne dovrò andare a fare 6. Nel secondo punto faccio 2 maglie alte, 1, entro nello stesso punto, 2, questo è il secondo aumento, 1, 2, questo è il terzo aumento, nel quarto punto 1, 2, nel quinto punto 1, 2, nel sesto e ultimo punto 1, 2. Ora vado a proseguire con 19 maglie alte, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ora vado a proseguire nei prossimi 9 punti con un aumento in ogni punto di maglie alte, quindi 9 aumenti di maglie alte, in totale 18 maglie alte. Le vediamo insieme. Entro nel primo punto, 1, sempre nel primo punto, 2, questo è il primo aumento. Nel secondo punto, 1, 2, nel terzo punto, 1, 2, nel quarto punto, 1, 2, nel quinto punto, 1, 2, nel sesto punto, 1, 2, nel settimo punto, 1, 2, nell'ottavo punto, 1, 2, nel nono punto, 1, 2. Ora vado a proseguire con 20 maglie alte, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ora vado a concludere con 2 aumenti di maglie alte. 1, entro nello stesso punto,
2. Questa volta vado a lavorare anche la maglia bassissima, quindi vado a fare il secondo aumento. 1, entro nello stesso punto, 2, vado a concludere con una maglia bassissima, qui dove ho messo il marcatore. Taglio il filo e di questa ne vado a fare un'altra perché vi faccio vedere come irrigidirla. Questa è la soletta, noterete che qui ci sono dei buchini. Per andare a chiudere questi buchini vado ad utilizzare questo filo. Con l'ago vado semplicemente a chiuderli. Quindi entro qui e faccio delle diagonali praticamente all'interno dei fori. Così ho chiuso tutti i buchi. Ora per fare la soletta rigida vado ad utilizzare il contenitore di un formaggio spalmabile, il tappo o anche la base, quello che volete. Vado praticamente a prendere la forma della sagoma, quindi faccio tutto il contorno. Lo vado a ritagliare. Quando è perfetta, cioè c'è un leggero bordino intorno, vado a prendere l'altra parte della soletta e le vado ad unire così. Poi prendo il filo e l'uncinetto, inizio facendo un cappietto, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. E vado ad unire le due solette. Praticamente entro nel primo punto della prima soletta, esco nel primo punto della seconda soletta. Così. Prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e esco nel primo punto della seconda soletta, prendo il filo e faccio la prima maglia bassa. La codina la vado a incorporare all'interno del lavoro, la metto proprio all'interno e proseguo entrando nel secondo punto della prima soletta ed uscendo nel secondo punto della seconda soletta. Prendo il filo, lo faccio passare e faccio una maglia bassa. Poi entro nel terzo punto della prima soletta ed esco nel terzo punto della seconda soletta. Prendo il filo e faccio una maglia bassa. Proseguo così facendo tutto il giro. Quando ho quasi terminato tutto il giro, vado ad inserire la soletta di plastica che ho fatto precedentemente. E poi vado a terminare il giro con lo stesso procedimento.
Terminato tutto il giro, vado a concludere con una maglia bassissima nel primo punto lavorato. Entro e faccio una maglia bassissima, una catenella di sicurezza, lascio il filo un po' più lungo e taglio. Poi con l'ago vado a nascondere questo filo all'interno del lavoro. E poi taglio la parte in eccesso. Questa è la soletta, come potete vedere è perfetta ed è rigida. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!